In questo video riprendiamo la trattazione relativa alla libreria Array, che è una libreria molto utile per quanto riguarda l'analisi delle stringhe e si chiama Array perché ci permette di fare tutta una serie di operazioni relative quindi alle regular expression, quindi cerca determinati pattern all'interno di una stringa e a seconda poi se ci siano o meno determinate corrispondenze abbiamo diverse funzioni che ci permettono di fare delle analisi e in caso modificare la stringa o tirare fuori alcuni valori che vogliamo cercare. La volta scorsa avevamo visto la funzione re.search. In questo video vedremo anche altre funzioni e faremo un confronto quindi fondamentalmente tra queste 5: re.search, match, find all, split e sub, con dei piccoli esempi, e poi prenderemo un dataset e all'interno di questo dataset faremo un'analisi all'interno di un indirizzo mail per individuare il dominio e creare quindi un'altra variabile che mi corrisponda il valore 1 o 0 a seconda se la determinata stringa ha un certo tipo di dominio oppure no. Iniziamo a importare le librerie Pandas, NumPy e Re. Pandas, come ricordiamo, serve per la lettura e la manipolazione di data frame. NumPy mi serve per poter fare una serie di operazioni di carattere matematico, mentre Re è proprio la libreria che si occupa appunto di queste regular expression, all'interno del quale abbiamo appunto queste funzioni. Andiamo ad importare il dataset con il comando pd.readcsv, essendo comunque un file di tipo csv, e andiamo a visualizzarlo. La colonna che ci interesserà in questo caso è la seconda, email, con l'indirizzo email. Vogliamo quindi individuare alcuni tipi di dominio e vedere se appunto queste mail corrispondono a questo tipo di dominio. Per inciso dovremmo mettere tutta la parte finale quindi dell'indirizzo mail, però essendo questo video a scopo didattico mi focalizzerò sulla ricerca di una specifica parola. Come possiamo vedere, example.com e gmail.com sarebbero i domini più diffusi all'interno di questo dataset, quindi mi focalizzerò su questi due e creerò quindi delle variabili che avranno appunto il valore 0 o 1 a seconda se ogni elemento di questa colonna corrisponde a questo tipo di dominio. E allora vediamo quindi, prima di andare avanti, vi lascio questi link che sono relativi a delle pagine in cui ho trovato dei riferimenti diciamo sitografici molto utili per quanto riguarda le opzioni di queste funzioni e quindi di questa libreria. Quindi mi creo la prima funzione, chiamiamo example email underscore email, perché mi va a cercare, creando questo oggetto found, una corrispondenza con la parola example. Perché questa formattazione? R mi assicura che sia una ricerca all'interno di una stringa e underscore b fa sì che mi trovi la corrispondenza nella parte diciamo centrale, cioè quindi in qualsiasi punto che non sia l'inizio o la fine della stringa. Quindi il pattern è questo qui in rosso e email è la stringa sul quale andremo ad effettuare questa ricerca. Se non c'è corrispondenza, quindi found sarà pari a none e la funzione mi restituirà il valore 0, altrimenti mi restituirà il valore 1. La stessa cosa vado a fare con Gmail creando la funzione Gmail underscore email e vado a cercare quindi nelle varie stringhe la corrispondenza con la parola Gmail. Quindi research, ricordiamo, trova soltanto un elemento, quindi cerca soltanto una corrispondenza. Qualora ce ne fosse più di una, me ne troverà comunque la prima che trova nel percorso di ricerca appunto all'interno della stringa, e anche in questo caso creerò una variabile che assume valore 0 se non c'è corrispondenza o 1 se appunto c'è questo match. Andiamo poi ad applicare queste funzioni alla colonna email creando una nuova variabile example che appunto è
data email.apply con il nome della funzione, ossia è una variabile che si crea a partire dalla colonna email e assumerà valori 0 e 1 di volta in volta a seconda se ci sarà questa corrispondenza. Quindi per tutte e 12 le righe di questa colonna email faremo quindi la ricerca appunto con re.search, e la stessa cosa vado a fare con un'altra variabile chiamata appunto Gmail. Andiamo a visualizzare il dataset una volta avendo applicato queste funzioni. Devo prima fare run sulla cella dove ho creato le funzioni, ed ecco il nuovo dataset. A questo punto abbiamo due nuove colonne, come possiamo vedere data.info. Abbiamo creato anche delle variabili di tipo integer, quindi variabili con carattere quantitativo discreto. E come possiamo vedere, la colonna example ha degli 1 in corrispondenza delle linee in cui c'è appunto questo dominio example.com, e quindi la prima, la seconda, la quarta e così via. Per quanto riguarda Gmail, abbiamo nella riga di indice 7 un indirizzo gmail.com e poi nella penultima riga. Ma vediamo in questo comando che cosa succede quando andiamo a fare questa funzione, quando applichiamo ad un oggetto la funzione re.search. Una volta creata la variabile txt, che poi è uno di questi indirizzi mail, vado a creare un oggetto A che è di tipo research e vado ad applicare quindi, come abbiamo visto, la ricerca tra corrispondenza tra pattern e stringa. Vediamo cosa viene. Possiamo vedere A è un oggetto di tipo match e la corrispondenza si verifica tra gli elementi di indice 12 e 19. Infatti se andiamo poi a contare queste lettere, la E dovrebbe trovarsi alla 13ª lettera, e quindi mi dice i caratteri nel quale sono appunto comprese la parte della stringa che cerchiamo. Quindi il match corrisponde alla parola example. Vediamo invece un'altra funzione, find all. Vediamo cosa succede se io alla stessa stringa applico la funzione find all. Come possiamo vedere, anziché l'oggetto di tipo rematch, anzi, come possiamo vedere, type A nel caso precedente è un oggetto quindi di tipo match. In questo caso abbiamo una lista con la parola example, infatti c'è soltanto un oggetto per il quale si verifica questa corrispondenza. Qualora ce ne fosse presente, diciamo, la parola example più volte nella stringa, mi restituirebbe appunto una lista di più stringhe con lo stesso matching. E adesso vediamo, per esempio, che tipo di oggetto è con la funzione re.match. Re.match, come abbiamo detto, mi restituisce l'abbinamento soltanto se si verifica all'inizio, quindi se la stringa inizia con example mi troverà un abbinamento. In questo caso ho dato invio e non succede nulla. Infatti se noi togliamo la spunta, vediamo che tipo di oggetto booleano è A, possiamo verificare che il risultato è false, perché appunto non c'è quindi la corrispondenza tra la stringa e il pattern. Se andassi a sostituire ad example per esempio le lettere C, H, I, che sono l'inizio della stringa, anzi no, C, H, O, ecco perché, possiamo vedere che A diventa vero, diventa true, e abbiamo quindi questo matching tra gli indici 0 e 3, quindi sono le prime 3 lettere. Invece vediamo cosa succede se per esempio vogliamo fare una cosa simile con research, se volessimo vedere l'inizio della stringa. In questo caso si utilizza l'apice al posto dello slash e poi seguito dai caratteri della stringa. Anche in questo caso il risultato che otteniamo è simile a un oggetto di tipo match, e quindi per quanto riguarda research
basta inserire quindi l'apice. Vediamo invece se volessimo effettuare una ricerca, come nel caso precedente, con il finale della stringa. La stringa finiva appunto con la lettera U, ed ecco che appunto abbiamo trovato la corrispondenza quindi tra l'indice 21 e il 22, che sarebbe poi l'ultimo della stringa. Se avessimo voluto vedere per esempio tutto l'indirizzo mail, il dominio anzi dell'indirizzo mail, bastava scrivere example.eu e come possiamo vedere l'abbinamento quindi del dominio era ugualmente valido. E infine vediamo un altro particolare della funzione per quanto riguarda re.search, che è la capacità di poter eseguire la ricerca anche su più linee. A differenza di re.match, se io per esempio facessi, split-tassi diciamo, il mio indirizzo mail, la mia stringa su 2 linee, quindi creo una variabile che diciamo si dispone su più linee, re.search mi trova ugualmente l'abbinamento. Infatti txt è adesso composto da quindi queste 2 linee di testo e ugualmente tra l'indice 5 e l'indice 6 mi troverà in questo caso la lettera P. La stessa cosa non si può fare invece allora facessimo re.match. Infatti txt mi viene ancora stampato quindi come un oggetto, una stringa di testo su 2 linee, ma questa volta re.match non mi restituirà nulla. Vediamo infine le ultime due funzioni, re.split, che mi creerà quindi una lista con più sottostringhe. Quindi re.split. A questo punto abbiamo fatto la ricerca del simbolo della chiocciola all'interno della stringa e come possiamo vedere la chiocciola mi divide quindi in due la mia stringa. Da una parte abbiamo la parte del nome e dall'altra il dominio. Quindi se vado a visualizzare l'oggetto della variabile A che ho creato di indice 1, avremo appunto il dominio. Infine vediamo re.sub. In questo caso vogliamo sostituire la lettera A all'interno dell'indirizzo con il simbolo della chiocciola. Quindi anche in questo caso si usa la B maiuscola, perché con la B maiuscola la sostituzione avviene all'interno della stringa, non all'inizio, ma in qualsiasi punto, diciamo, né all'inizio né alla fine. E quindi sostituiremo la lettera A con una chiocciola. Andiamo a visualizzare ed ecco che appunto abbiamo al posto della A di example abbiamo un'altra chiocciola. La stessa cosa invece la possiamo fare per esempio all'inizio mettendo al posto della B maiuscola la A maiuscola, e in questo caso se volessi semplicemente sostituire quindi la C che è il primo carattere che troviamo nella stringa ed è minuscola, con una C maiuscola, basta fare quindi re.sub e effettuare la sostituzione. Spero che vi sia stato utile questo video, ci sono ancora moltissime opzioni che si possono scoprire con questa libreria, ma queste sono a mio parere quelle che sono più utili. Vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video.